Ciao a tutti, e benvenuti di nuovo sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi, perché vi ho preparato un video davvero interessante che so vi appassionerà. Oggi parleremo di un argomento che ha fatto scalpore nel mondo dello spettacolo turco, e che ha tenuto con il fiato sospeso migliaia di fan. La presunta faida tra due delle stelle più brillanti del panorama, Burak Özçivit e Neslihan Atagul. Sì, avete capito bene. Andremo ad analizzare le dinamiche di questa storia, le voci di corridoio, le reazioni e soprattutto cercheremo di capire se c'è davvero del tenero tra loro, o se si tratta solo di gossip creato ad arte. Prima di iniziare, però, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanellina per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. E soprattutto, preparatevi a commentare e condividere la vostra opinione. Ok, quindi, partiamo subito col botto. Burak Özçivit e Neslihan Atagul, due nomi che risuonano forti nel mondo delle soap opera turche. Entrambi belli, talentuosi e amati dal pubblico. Ma quello che li ha resi ancora più interessanti, almeno agli occhi dei media e dei fan, è la loro collaborazione nella popolarissima serie Kara Sevda, conosciuta anche come Endless Love. La chimica tra i loro personaggi, Kemal e Nihan, era innegabile. Una vera calamita per gli spettatori. E qui, ovviamente, è nata la speculazione. Iniziamo con Burak. Un vero sex symbol, diventato famoso grazie a serie come Muhteşem YZYL, Il Magnifico Secolo, e Çelku, Il Re Sole. Un attore di talento, ma anche un uomo con una vita privata molto chiacchierata, soprattutto per la sua relazione con Fariye Evcen, che poi è diventata sua moglie. La loro storia d'amore è stata, ed è tuttora, sotto i riflettori, e ogni loro mossa viene scrutata con attenzione. Burak, con il suo sguardo intenso e la sua presenza scenica innegabile, ha saputo conquistare il cuore di milioni di spettatrici in tutto il mondo. La sua interpretazione di personaggi forti e carismatici lo ha consacrato come uno degli attori più popolari e richiesti della Turchia. Ma dietro l'immagine di divo, si cela un uomo riservato, attento alla sua vita privata e profondamente legato alla sua famiglia. La sua relazione con Fariye Evcen è stata una vera e propria favola moderna, un amore nato sul set e culminato in un matrimonio da sogno. I due sono considerati una delle coppie più belle e amate del mondo dello spettacolo turco, e ogni loro apparizione pubblica è accolta con entusiasmo dai fan. Passiamo a Neslihan. Un'attrice altrettanto talentuosa, con un curriculum di tutto rispetto. Conosciuta per la sua interpretazione in Yaprak Dokumu, La caduta delle foglie, e, ovviamente, Kara Sevda. Anche la sua vita privata è stata oggetto di curiosità, soprattutto per il suo matrimonio con Kadir Dulu, un altro attore molto popolare. La loro relazione è sempre apparsa solida e felice, almeno pubblicamente. Neslihan, con la sua bellezza delicata e il suo talento innato, è riuscita a distinguersi nel panorama televisivo turco grazie alla sua versatilità e alla sua capacità di interpretare ruoli complessi e sfaccettati. La sua interpretazione di Nihan in Kara Sevda è stata particolarmente apprezzata dal pubblico, che si è identificato con la sua fragilità e la sua determinazione. Anche la sua vita privata è stata oggetto di grande interesse da parte dei media e dei fan. Il suo matrimonio con Kadir Dulu è considerato uno dei più solidi e duraturi del mondo dello spettacolo turco. I due attori si sostengono a vicenda nella loro carriera e condividono una grande passione per il loro lavoro. La loro relazione è spesso descritta come un esempio di amore e rispetto reciproco. Ed è qui che entra in gioco il gossip. Durante le riprese di Kara Sevda, sono iniziate a circolare voci insistenti riguardo a una presunta tensione tra Burak e Neslihan. Alcune fonti parlavano di un'antipatia reciproca, di difficoltà a lavorare insieme, e addirittura di litigi sul set. Addirittura, si diceva che Fariye Evcen, la moglie di Burak, fosse gelosa dell'alchimia tra il marito e Neslihan e che avesse imposto a Burak di mantenere le distanze dall'attrice. Le voci di una presunta faida tra Burak e Neslihan hanno iniziato a circolare quasi immediatamente dopo l'inizio delle riprese di Kara Sevda. Alcune fonti anonime, che si dicevano vicine al set, parlavano di un'atmosfera tesa tra i due attori, di difficoltà a trovare un terreno comune e di continui scontri sulle interpretazioni dei loro personaggi. Altre voci, invece, attribuivano la presunta tensione alla gelosia di Fariye Evcen, che non avrebbe visto di buon occhio l'intesa tra il marito e Neslihan.
Si diceva che l'attrice avesse fatto pressioni su Burak affinché mantenesse un atteggiamento distante nei confronti della sua collega, limitando al minimo i contatti fuori dal set. Queste voci, ovviamente, non sono mai state confermate né smentite dai diretti interessati, ma hanno contribuito ad alimentare il gossip e a creare un'aura di mistero attorno alla relazione tra Burak e Neslihan. Queste voci, ovviamente, hanno alimentato un vortice di speculazioni tra i fan. C'erano quelli che credevano fermamente nella faida, e quelli che invece pensavano fosse tutta una montatura dei media per creare scalpore. E poi c'erano quelli, i più romantici, che speravano segretamente che tra Burak e Neslihan ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. La fanbase di Kara Sevda si è divisa in due fazioni contrapposte. Da un lato, i sostenitori della faida, convinti che tra Burak e Neslihan ci fosse una profonda antipatia reciproca. Dall'altro, i sognatori, che speravano in un amore segreto tra i due attori, magari ostacolato dalla presenza dei rispettivi partner. Sui social media si sono scatenate vere e proprie battaglie tra le due fazioni, con accuse reciproche e tentativi di interpretare ogni singolo gesto o sguardo dei due attori. I forum e i gruppi dedicati alla serie sono diventati il teatro di accesi dibattiti, alimentati da indiscrezioni, pettegolezzi e teorie più o meno fantasiose. La febbre del gossip ha raggiunto livelli parossistici, trasformando la presunta faida tra Burak e Neslihan in uno dei temi più discussi e controversi del mondo dello spettacolo turco. Ma cosa c'è di vero in tutto questo? Beh, la verità è che non ci sono prove concrete che dimostrino l'esistenza di una vera e propria faida tra Burak e Neslihan. Nessuno dei due attori ha mai confermato pubblicamente queste voci, anzi, in diverse occasioni hanno espresso rispetto e ammirazione reciproca. Nonostante il proliferare di indiscrezioni e pettegolezzi, non sono mai emerse prove concrete che potessero avvalorare la tesi della faida tra Burak e Neslihan. Nessuno dei due attori ha mai rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla questione, e in diverse interviste hanno anzi espresso parole di stima e rispetto reciproco. Burak ha spesso elogiato il talento e la professionalità di Neslihan, mentre quest'ultima ha sempre riconosciuto il contributo dell'attore al successo di Kara Sevda. Anche i membri della troupe e del cast della serie non hanno mai confermato le voci di tensioni sul set, descrivendo l'ambiente di lavoro come sereno e collaborativo. In assenza di prove concrete, la presunta faida tra Burak e Neslihan rimane dunque confinata nel regno del gossip e delle speculazioni. Tuttavia, è innegabile che ci sia stata una certa distanza tra loro dopo la fine di Kara Sevda. Non sono stati visti insieme in pubblico, non hanno partecipato agli stessi eventi, e non si sono mai scambiati commenti sui social media. Questo, ovviamente, ha alimentato ulteriormente le speculazioni. Dopo la conclusione di Kara Sevda, Burak e Neslihan non sono più apparsi insieme in pubblico e non si sono scambiati commenti sui social media. Questa distanza, sebbene non rappresenti una prova inconfutabile dell'esistenza di una faida, ha contribuito ad alimentare le speculazioni e a rafforzare la convinzione di molti fan che tra i due attori ci fosse qualcosa di irrisolto. Alcuni hanno interpretato questa distanza come un segno di rispetto nei confronti dei rispettivi partner, mentre altri l'hanno vista come la conferma di una profonda antipatia reciproca. Indipendentemente dalle ragioni alla base di questa distanza, è innegabile che essa abbia contribuito ad alimentare il mistero e a mantenere viva l'attenzione mediatica sulla presunta faida tra Burak e Neslihan. Ma proviamo a fare un'analisi più approfondita. Innanzitutto, è importante considerare il contesto in cui è nata questa storia. Kara Sevda è stata una serie di enorme successo, con un seguito di fan incredibile. La chimica tra Burak e Neslihan era uno dei punti di forza della serie, e questo ha inevitabilmente portato alla nascita di voci sulla loro presunta relazione. Il successo planetario di Kara Sevda ha inevitabilmente amplificato l'eco del gossip e delle speculazioni sulla presunta faida tra Burak e Neslihan. La serie, con la sua trama avvincente e le interpretazioni intense dei protagonisti, ha conquistato il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo, generando un'attenzione mediatica senza precedenti. In questo contesto, ogni minimo dettaglio della vita privata degli attori è stato oggetto di scrutinio e interpretazione, alimentando il vortice del gossip e delle speculazioni. La chimica innegabile tra Burak e Neslihan, che ha contribuito in modo significativo al successo della serie, ha inevitabilmente portato alla nascita di voci sulla loro presunta relazione, amplificando ulteriormente l'interesse mediatico e alimentando la febbre del gossip.
Inoltre, è risaputo che i media turchi sono particolarmente interessati alla vita privata degli attori, e che spesso tendono a ingigantire le notizie per creare scandalo. Quindi, è possibile che la presunta faida tra Burak e Neslihan sia stata in realtà una montatura dei media, volta a sfrutta il successo della serie e a generare attenzione. I media turchi, noti per il loro interesse morboso nei confronti della vita privata delle celebrità, hanno certamente contribuito a ingigantire la presunta faida tra Burak e Neslihan. La stampa scandalistica, alla ricerca costante di scoop e scandali, ha sfruttato il successo di Kara Sevda e l'interesse del pubblico nei confronti dei protagonisti per creare una narrazione sensazionalistica e controversa. Indiscrezioni anonime, pettegolezzi infondati e interpretazioni distorte di eventi insignificanti sono stati utilizzati per alimentare il gossip e a creare un'aura di mistero attorno alla relazione tra Burak e Neslihan. In questo contesto, è plausibile che la presunta faida sia stata in realtà una montatura dei media, volta a sfruttare il successo della serie e a generare attenzione e profitti. Un altro aspetto da considerare è la personalità degli attori coinvolti. Sia Burak che Neslihan sono persone molto riservate, che tendono a proteggere la loro vita privata. Quindi, è comprensibile che non abbiano voluto alimentare le voci sulla loro presunta relazione, e che abbiano preferito mantenere le distanze. Sia Burak che Neslihan sono noti per essere persone riservate e attente alla propria privacy. Entrambi gli attori hanno sempre cercato di proteggere la propria vita privata dall'invadenza dei media e dei fan, limitando al minimo le dichiarazioni pubbliche e le apparizioni in contesti mondani. Questo atteggiamento, sebbene comprensibile, ha contribuito ad alimentare il mistero attorno alla presunta faida e a lasciare spazio a speculazioni e interpretazioni di ogni genere. La decisione di non commentare pubblicamente le voci sulla loro presunta relazione, sebbene possa essere interpretata come un segnale di conferma, potrebbe semplicemente riflettere la volontà di proteggere la propria privacy e di evitare di alimentare ulteriormente il gossip. E poi c'è la questione della gelosia. È vero che Fariye Evcen è stata spesso dipinta come una moglie gelosa, ma è anche vero che è una donna molto sicura di sé e del suo rapporto con Burak. Quindi, è difficile credere che abbia imposto al marito di mantenere le distanze da Neslihan. L'immagine di Fariye Evcen come moglie gelosa e possessiva è stata ampiamente diffusa dai media turchi, contribuendo ad alimentare la narrazione della faida tra Burak e Neslihan. Tuttavia, è importante sottolineare che Fariye è una donna di successo, sicura di sé e del suo rapporto con Burak. I due attori sono una delle coppie più solide e ammirate del mondo dello spettacolo turco, e non ci sono motivi validi per credere che Fariye abbia avuto bisogno di ricorrere a stratagemmi o imposizioni per mantenere il suo rapporto con Burak. È plausibile che la gelosia di Fariye sia stata amplificata e distorta dai media, al fine di creare una narrazione più sensazionalistica e controversa. In definitiva, la verità è che non possiamo sapere con certezza cosa sia realmente successo tra Burak Özçivit e Neslihan Atagul durante e dopo le riprese di Kara Sevda. Possiamo solo basarci sulle voci di corridoio, sulle speculazioni dei media e sulle nostre impressioni personali. La verità sulla presunta faida tra Burak Özçivit e Neslihan Atagul rimane avvolta nel mistero. In assenza di prove concrete e di dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati, possiamo solo affidarci alle voci di corridoio, alle speculazioni dei media e alle nostre impressioni personali. Ognuno è libero di credere alla versione che preferisce, ma è importante ricordare che il mondo del gossip è spesso pieno di mezze verità e di interpretazioni distorte. Ma una cosa è certa, questa storia ha dimostrato ancora una volta quanto sia forte il potere del gossip, e quanto sia facile manipolare l'opinione pubblica. E ci insegna anche che non dobbiamo credere a tutto quello che leggiamo sui giornali o vediamo in televisione, perché spesso la realtà è molto diversa da come viene presentata. La vicenda della presunta faida tra Burak Özçivit e Neslihan Atagul ci ricorda il potere pervasivo del gossip e la facilità con cui l'opinione pubblica può essere manipolata dai media. Questa storia ci insegna a esercitare un pensiero critico nei confronti delle notizie che leggiamo o sentiamo, a non credere a tutto ciò che ci viene propinato e a cercare sempre la verità dietro le apparenze. E ora, arriviamo alla presunta reazione inaspettata. Cosa intendo con questo? Beh, nel corso degli anni, ci sono stati diversi eventi e situazioni che hanno alimentato ulteriormente le speculazioni sulla relazione tra Burak e Neslihan. Uno di questi è stato il matrimonio di un amico comune. Sia Burak che Neslihan erano invitati,
ma molti si aspettavano che non si sarebbero presentati per evitare imbarazzi. Invece, entrambi hanno partecipato alla cerimonia, anche se non sono stati visti interagire direttamente. Questo ha sorpreso molti, e ha fatto pensare che forse le tensioni tra loro si fosse attenuate. Un altro evento significativo è stato il compleanno di Kadir Dulu, il marito di Neslihan. Burak ha inviato un messaggio di auguri a Kadir sui social media, un gesto che molti hanno interpretato come un segnale di distensione. Ma la reazione inaspettata più significativa è stata forse la decisione di Burak e Neslihan di non commentare mai pubblicamente le voci sulla loro presunta faida. In un mondo in cui gli attori sono spesso pronti a smentire qualsiasi pettegolezzo, il loro silenzio ha sorpreso molti, e ha fatto pensare che forse ci fosse qualcosa di vero in quelle voci. Tuttavia, è importante sottolineare che il silenzio non è sempre sinonimo di colpevolezza. In questo caso, potrebbe semplicemente indicare che Burak e Neslihan hanno preferito non alimentare ulteriormente le speculazioni, e che hanno voluto proteggere la loro vita privata. Quindi, cosa possiamo concludere da tutto questo? Beh, la verità è che la presunta faida tra Burak Özçivit e Neslihan Atagul rimane un mistero. Non ci sono prove concrete che dimostrino l'esistenza di una vera e propria antipatia reciproca, ma nemmeno ci sono prove che smentiscano completamente le voci di corridoio. Possiamo solo sperare che un giorno i due attori decidano di fare chiarezza sulla questione e di raccontare la loro versione dei fatti. Nel frattempo, possiamo continuare a goderci le loro performance sul piccolo schermo e a sognare una possibile reunion. E con questo siamo arrivati alla fine del video di oggi. Spero che vi sia piaciuto e che abbiate trovato interessante l'argomento che ho trattato. Abbiamo esplorato insieme le voci, le speculazioni e le presunte reazioni inaspettate che hanno alimentato la storia della faida tra Burak Özçivit e Neslihan Atagul. Ricordatevi che il mondo del gossip è spesso pieno di mezze verità e di interpretazioni, e che è importante mantenere un atteggiamento critico nei confronti delle notizie che leggiamo o sentiamo. Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Spero che vi siate divertiti e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Se avete domande, commenti o opinioni da condividere, non esitate a lasciarli qui sotto. Sono sempre felice di leggere i vostri messaggi e di rispondere alle vostre domande. E prima di salutarvi, vi ricordo di mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici e sui vostri social media, e soprattutto, di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Il vostro supporto è fondamentale per me, e mi incoraggia a creare sempre nuovi contenuti interessanti e divertenti. Un abbraccio a tutti, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!